Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. Nel video di oggi impariamo a estrarre parti di testo da una cella in Excel utilizzando tre funzioni fondamentali: sinistra, destra e stringa.estrai, ideale per lavorare con codici, nomi, numeri o stringhe complesse. Vediamo subito come funzionano. Iniziamo! Un negozio di strumenti musicali vende vari modelli di flauto, codice FL, clarinetto, codice CL e tromba, codice TR. Per poter effettuare alcune statistiche sulle vendite effettuate, dal codice identificativo di ciascuno strumento devi ricavare il tipo di strumento, l'anno di produzione ed il modello. Iniziamo ad individuare il tipo di strumento. Siccome le due lettere che identificano il tipo di strumento si trovano all'inizio del codice identificativo, possiamo utilizzare la funzione sinistra di Excel, che consente di estrarre un numero specifico di caratteri all'inizio di una stringa di testo ed è dunque utile per isolare prefissi, iniziali o codici nelle prime posizioni di un testo. Inserisco ora la funzione sinistra, uguale sinistra, seleziono la funzione e come primo argomento seleziono la cella contenente il codice identificativo. Siccome il secondo argomento è facoltativo, premendo invio, per impostazione predefinita viene estratta solamente la prima lettera del codice. Utilizzando invece il secondo argomento e quindi digitando punto e virgola qui dopo la selezione della prima cella ed inserendo 2, possiamo decidere quanti caratteri estrarre. Premo invio e riesco ad individuare il tipo di strumento. Ora potrei copiare la formula verso il basso, ma ti voglio far notare che se al posto di selezionare la cella A2 avessi selezionato l'intera colonna, CTRL maiuscolo freccia in basso, premendo invio sarei riuscito a riempire l'intera colonna in un colpo solo. La sintassi della funzione sinistra, dunque, come anche la sintassi della funzione destra che vedremo subito, prevede due argomenti: il testo da cui vogliamo estrarre i caratteri iniziali e il numero dei caratteri da estrarre. Penso che ormai avrai capito come possiamo riuscire ad estrarre l'anno di produzione. Utilizziamo la funzione destra. Digitiamo dunque uguale destra, selezioniamo la funzione destra e per riuscire ad ottenere tutti gli anni di produzione in un colpo solo, selezioniamo l'intera colonna dei codici strumento. CTRL maiuscolo freccia in basso, CTRL backspace. Digitiamo punto e virgola e come numero caratteri digitiamo 4. Invio. Come puoi notare, tutti gli anni di produzione sono stati ricavati in un sol colpo. Dobbiamo ora ricavare il modello dal codice identificativo. Il numero del modello è immediatamente dopo la sigla che indica lo strumento e quindi è costituito da questi tre numeri che si trovano a partire dalla terza posizione del codice. Per estrarre la parte centrale di una stringa di testo possiamo utilizzare la funzione stringa.estrai. La sua sintassi prevede tre argomenti: il testo da analizzare, la posizione iniziale da cui vogliamo cominciare a estrarre i caratteri ed il numero dei caratteri da estrarre. In cella D2 digitiamo dunque uguale stringa, selezioniamo la funzione stringa estrai, selezioniamo la cella A2 contenente il codice identificativo, digitiamo punto e virgola e inseriamo 3 come posizione iniziale e 3 come numero di caratteri da estrarre. Chiudendo la parentesi e premendo invio, otteniamo il numero relativo al modello. Se poi al posto di selezionare solamente la cella A2 avessimo selezionato tutta la colonna, CTRL maiuscolo freccia in basso, CTRL backspace, premendo invio avremmo riempito tutta la colonna in un sol colpo. Una volta ottenuto il tipo di strumento e l'anno di produzione, possiamo effettuare alcune statistiche sulle vendite effettuate. In questa prima tabella, utilizzando la funzione somma se, ho ricavato gli importi totali per strumento, mentre nella seconda tabella, sempre utilizzando la funzione somma se, ho ricavato gli importi totali per anno di produzione.
Prima di passare al prossimo esempio, ti voglio mostrare come la funzione stringa estrai possa rimpiazzare facilmente sia la funzione sinistra che la funzione destra. Se volessi estrarre il tipo di strumento dal codice utilizzando la funzione stringa estrai al posto della funzione sinistra, dovrai partire dalla prima posizione e digitare 2 come numero caratteri. Premendo invio, ottengo il risultato desiderato, che è identico a quello ottenuto con la funzione sinistra. Per quanto riguarda invece l'anno di produzione, questo si trova a partire dalla settima posizione ed è costituito da 4 cifre. Digito dunque 7 come posizione di partenza e 4 come numero caratteri. Premendo invio, ottengo immediatamente l'anno. Ora annullo le modifiche effettuate e torno ai valori corretti. Come avrai notato, in questo esercizio e anche in quelli di questo tutorial estraiamo un numero fisso di caratteri. Se volessimo estrarre un numero variabile di caratteri, oppure stabilire una posizione iniziale variabile, dovremo far uso di altre due funzioni di Excel, ricerca e trova, che ti spiegherò nel prossimo tutorial. Nidificando all'interno delle funzioni sinistra, destra e stringa estrai le funzioni ricerca, trova e lunghezza, riusciremo a rendere variabili i parametri numerici di queste tre funzioni. Passiamo ora ad un nuovo esempio. Un servizio telematico, a seguito delle segnalazioni da parte degli utenti, registra i numeri telefonici delle chiamate indesiderate. Separa il prefisso dal numero telefonico e calcola il numero di chiamate indesiderate provenienti da ogni paese. Come puoi notare, il prefisso è costituito dalle prime 3 cifre della stringa e dunque si può ottenere mediante la funzione sinistra. Per quanto riguarda invece il numero, siccome può essere di lunghezza variabile, possiamo utilizzare la funzione stringa estrai. Come primo argomento selezioniamo la cella A2. Siccome il numero vero e proprio inizia dalla quinta posizione, poiché c'è un più, 2 cifre e lo spazio, inseriamo come secondo argomento, l'inizio, il numero 5. Ora, siccome il numero vero e proprio è di lunghezza variabile, come numero caratteri possiamo inserire una cifra abbondante, ad esempio 50. La funzione stringa estrai partirà dalla quinta posizione ed estrarrà tutti i numeri presenti dalla quinta posizione in poi, fermandosi all'ultima cifra e senza inserire spazi alla fine. Dunque, digitando un numero di caratteri abbondante, magari maggiore della lunghezza della stringa, si possono estrarre tutti i caratteri da un certo punto in poi. Premendo invio, otteniamo il risultato desiderato. Utilizzando la funzione cerca X, poi, possiamo associare ad ogni prefisso il paese da cui proviene la chiamata. Come primo argomento della funzione è stata selezionata la colonna rosa dei prefissi. Come secondo argomento, la matrice di ricerca, è stata selezionata la colonna dei prefissi univoci ed infine, come terzo argomento, la matrice restituita, è stata selezionata la colonna in cui sono presenti i nomi univoci dei paesi. A questo punto, per calcolare il numero delle chiamate, ho utilizzato la funzione conta se. Come primo argomento ho selezionato la colonna rosa dei prefissi e come secondo argomento, il criterio, ho selezionato la colonna dei prefissi univoci. Premendo invio, ho ottenuto in un sol colpo il numero delle chiamate provenienti da ogni paese. Prima di concludere, voglio farti notare una cosa molto importante. Torniamo al primo esercizio di questo tutorial. Dopo aver individuato l'anno di produzione di ogni strumento venduto, osservando la piccola tabella qui a destra, dobbiamo applicare la percentuale di sconto corretta. Successivamente dovremo calcolare l'importo finale di ciascuna vendita, cioè l'importo scontato. Il problema che ci si presenta è questo. Dopo aver individuato l'anno, possiamo utilizzare la funzione cerca.x per individuare lo sconto percentuale. Ti anticipo già che questa formula ci darà un errore. Inserisco la formula uguale cerca, selezioniamo la funzione cerca.x e come valore selezioniamo l'intera colonna azzurra contenente gli anni di produzione, CTRL maiuscolo freccia in basso, CTRL backspace. Passiamo ora al secondo argomento, punto e virgola.
Come matrice di ricerca seleziono la colonna azzurra della piccola matrice qui a destra. In essa sono contenuti tutti gli anni di produzione senza duplicati. Digito di nuovo punto e virgola e passo al terzo argomento. Come matrice restituita seleziono la colonna degli sconti percentuali. Chiudo la parentesi e premo invio. Come puoi notare, nonostante la formula sia corretta, abbiamo il messaggio di errore valore non disponibile. Il problema non è la funzione cerca X, ma è dovuto al fatto che le funzioni destra, sinistra e stringa estrai forniscono come risultato un testo e non un numero. Questo 2024, come puoi notare selezionando la funzione e premendo il tasto F9, è un testo ed è racchiuso fra virgolette. Premo il tasto ESC e ti faccio notare che invece questo 2024 è un numero. Se io provassi ad eguagliare questo 2024 a questo 2024, otterrei falso. Proviamo. Uguale, clicco in questa cella, digito di nuovo uguale e clicco in questa cella. Premendo invio ottengo come risultato falso. Benché esteticamente questi due 2024 sembrino uguali, in realtà non lo sono. Questo è un testo e questo è un numero. Come possiamo risolvere questo problema? Dobbiamo trasformare in numero anche queste cifre. Possiamo farlo in vari modi. È sufficiente compiere un'operazione matematica che non altera il valore del risultato. Ad esempio moltiplico il risultato della funzione per 1 e premo invio. Come puoi notare, ora Excel capisce che in questa colonna sono presenti dei numeri e quindi riesce ad eseguire le operazioni. A titolo informativo avrei anche potuto dividere per 1 oppure sommare 0 o sottrarre anche 0. Il valore non sarebbe cambiato, ma attraverso un'operazione matematica che non altera il valore della cella, i valori vengono convertiti in numeri, come puoi osservare anche dal contenuto di questa cella. Ora questo 2024 è identico a questo 2024. La funzione cerca X funziona correttamente e possiamo calcolare anche l'importo scontato con questa formula. L'importo scontato è dato dal prezzo di listino moltiplicato per 1 meno lo sconto percentuale. Nel prossimo tutorial, utilizzando le funzioni ricerca e trova, vedremo come si possono rendere dinamiche le funzioni sinistra, destra e stringa estrai. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!